Benvenuti alla nostra serie di podcast dedicata a The Challenger Sale di Matthew Dixon e Brent Adamson. In questo episodio esploreremo in profondità come questo libro rivoluzionario sta ridefinendo il mondo delle vendite B2B. Non è solo un altro libro sulle vendite, è il risultato di uno studio estensivo condotto su oltre 6.000 venditori B2B in vari settori e regioni geografiche. Ciò che rende questo studio così significativo è la sua ampiezza e profondità, che hanno permesso agli autori di identificare modelli e comportamenti che distinguono i venditori di maggior successo. La premessa centrale del libro è tanto semplice quanto provocatoria. Dalle analisi effettuate su oltre 6.000 venditori, si è scoperto che in un ambiente di vendita sempre più complesso, un tipo particolare di venditore, il challenger, supera costantemente i suoi colleghi. Ma chi è esattamente questo challenger e cosa lo rende così efficace? Nel corso di questa serie esploreremo perché i metodi di vendita tradizionali stanno diventando obsoleti, le caratteristiche uniche dei venditori challenger, come implementare l'approccio challenger nella vostra organizzazione. Che siate professionisti delle vendite, manager alla ricerca di modi per migliorare le performance del vostro team, o semplicemente interessati alle dinamiche delle vendite moderne, questa puntata vi offrirà insights preziosi e applicabili. Preparatevi a mettere in discussione tutto ciò che pensavate di sapere sulle vendite B2B. Il viaggio che stiamo per intraprendere potrebbe trasformare non solo il vostro approccio alle vendite, ma anche il modo in cui pensate al valore che la vostra azienda offre ai clienti. Capitolo 1. Il vecchio approccio di vendita non funziona più. Il libro si apre con una premessa audace. Il classico metodo di vendita basato sulla costruzione di relazioni non è più efficace come una volta. Ma perché? Cosa è cambiato nel panorama delle vendite B2B? Dixon argomenta che il mondo delle vendite B2B è diventato significativamente più complesso negli ultimi decenni. I clienti sono più informati che mai, hanno accesso a una vasta gamma di informazioni online e spesso hanno già una chiara idea di ciò che vogliono prima di parlare con un venditore. In questo nuovo contesto, costruire una buona relazione semplicemente non basta più. Gli autori citano diversi esempi per illustrare questo punto. Uno particolarmente illuminante riguarda un'azienda nel settore delle tecnologie mediche. Tom, un venditore di lunga data con un'ottima reputazione per la sua capacità di costruire relazioni, stava lottando per chiudere una vendita significativa con un grande ospedale. Nonostante avesse sviluppato ottimi rapporti con vari stakeholder all'interno dell'ospedale, la vendita sembrava sempre sfuggirgli. Entra in scena Sara, una nuova venditrice formata nell'approccio challenger. Invece di concentrarsi solo sulle caratteristiche del prodotto o sul rafforzamento delle relazioni esistenti, Sara ha adottato un approccio completamente diverso. 1. Ha iniziato presentando dati che mostravano come le pratiche attuali dell'ospedale stavano in realtà aumentando i tempi di degenza e i costi operativi. 2. Ha sfidato l'approccio tradizionale dell'ospedale alla gestione dei pazienti, proponendo un nuovo modello basato su dati provenienti da ospedali leader nel settore. 3. Ha guidato una discussione su come questo nuovo approccio potrebbe trasformare non solo l'efficienza operativa dell'ospedale, ma anche i risultati per i pazienti. Il risultato? Non solo Sara è riuscita a chiudere la vendita, ma ha anche catalizzato un cambiamento significativo nelle procedure ospedaliere. L'ospedale ha visto l'acquisto non come una semplice transazione, ma come un investimento strategico in un nuovo modo di operare. Questo esempio illustra perfettamente come, nell'era dell'informazione, i clienti non cercano solo prodotti o buone relazioni con i venditori. Cercano insight, nuove prospettive e soluzioni che possano trasformare il loro business. Gli autori sottolineano che questo non significa che le relazioni non siano importanti. Piuttosto,
suggeriscono che le relazioni da sole non sono più sufficienti. I clienti B2B di oggi vogliono venditori che possano 1. Insegnare loro qualcosa di nuovo sul loro business. 2. Aiutarli a navigare nelle alternative. 3. Fornire insight su come rendere i loro business più competitivi. 4. Fornire una prospettiva unica. In sostanza, i clienti cercano venditori che possano aggiungere valore ben oltre il prodotto o servizio che stanno vendendo. Dixon presenta dati che mostrano come questo cambiamento stia influenzando le performance di vendita. In uno studio su migliaia di clienti B2B, hanno scoperto che le aziende disposte a insegnare ai loro clienti qualcosa di nuovo sul loro business e a sfidare il loro pensiero hanno una probabilità molto più alta di chiudere vendite di alta qualità. Questo nuovo paradigma richiede un ripensamento fondamentale di ciò che significa essere un venditore di successo nel mondo B2B moderno. Non si tratta più solo di essere amichevoli, reattivi e di conoscere bene il proprio prodotto. Si tratta di essere in grado di offrire nuove prospettive, sfidare lo status quo e guidare il cliente verso soluzioni che possono trasformare il loro business. Nel prossimo episodio esploreremo in dettaglio i diversi tipi di venditori identificati da Dixon e vedremo perché il Challenger emerge come il più efficace in questo nuovo panorama delle vendite. Parte 2. I 5 tipi di venditori e l'ascesa del Challenger. Capitolo 2. I 5 tipi di venditori. Nel loro studio estensivo, Dixon e il suo gruppo di lavoro hanno identificato 5 distinti profili di venditori. Questi profili non sono solo etichette, ma rappresentano approcci fondamentalmente diversi alla vendita. Analizziamoli uno per uno con esempi concreti per ciascuno. 1. Costruttori di relazioni. I costruttori di relazioni sono quelli che molti di noi associano tradizionalmente al buon venditore. Sono focalizzati sulla creazione di rapporti personali con i clienti. Sono generosi con il loro tempo, facilmente accessibili e lavorano duramente per soddisfare le esigenze dei clienti. Esempio: Maria è una venditrice di software CRM. Il suo approccio è sempre stato quello di coltivare relazioni strette con i suoi clienti. Passa molto tempo a pranzo con loro, ricorda i compleanni dei loro figli e si assicura sempre di essere disponibile quando hanno domande o problemi. I suoi clienti la adorano e spesso la descrivono come parte della famiglia. Tuttavia, Maria ha notato che ultimamente sta faticando a chiudere grandi contratti. I clienti apprezzano la sua attenzione, ma sembrano sempre più interessati a discussioni su come il CRM possa trasformare i loro processi aziendali, un'area in cui Maria si sente meno sicura. 2. Lavoratori instancabili. I lavoratori instancabili sono quelli che vanno sempre oltre. Sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene. Fanno più chiamate, inviano più email e sono sempre pronti a fare uno sforzo in più per il cliente. Esempio: John è un venditore nel settore delle apparecchiature industriali. È noto per la sua etica del lavoro instancabile. Spesso lavora fino a tardi per preparare proposte dettagliate, fa visite a sorpresa ai clienti, per assicurarsi che tutto funzioni bene e risponde alle email a qualsiasi ora del giorno o della notte. Mentre John ha un buon track record di vendite, sta iniziando a sentirsi esausto e nota che alcuni clienti sembrano quasi sopraffatti dalla sua costante attenzione. Inoltre, sta lottando per differenziarsi in un mercato dove molti concorrenti offrono prodotti simili. 3. Lupi solitari. I lupi solitari sono i venditori sicuri di sé che seguono il proprio istinto. Spesso infrangono le regole, ma possono essere estremamente efficaci. Sono difficili da gestire, ma spesso producono risultati eccezionali. Esempio: Alex è un venditore di soluzioni di sicurezza informatica. È noto per il suo approccio non convenzionale. Spesso ignora i protocolli aziendali, preferendo seguire il suo istinto su come approcciare un cliente. Ha chiuso alcune delle vendite più grandi della compagnia
ma il suo stile imprevedibile rende nervoso il management. È difficile per gli altri replicare il suo successo. Recentemente, Alex ha perso un grande contratto perché il suo approccio indipendente ha alienato alcuni stakeholder chiave nel processo decisionale del cliente. 4. Risolutori di problemi reattivi. I risolutori di problemi reattivi sono affidabili e orientati al servizio. Sono eccellenti nel garantire che tutto funzioni senza intoppi dopo la vendita e sono sempre pronti a risolvere qualsiasi problema il cliente possa incontrare. Esempio: Sara lavora per un'azienda che fornisce servizi di cloud computing. È nota per la sua capacità di risolvere rapidamente qualsiasi problema tecnico i clienti possano incontrare. I suoi clienti la apprezzano enormemente per la sua affidabilità e competenza tecnica. Tuttavia, Sara sta lottando per espandere i suoi account esistenti o acquisire nuovi clienti. Tende a concentrarsi sulla risoluzione di problemi immediati piuttosto che sulla discussione di opportunità strategiche a lungo termine. 5. Challenger. I challenger hanno una profonda comprensione del business del cliente e non temono di esprimere opinioni anche controverse. Offrono ai clienti nuove prospettive sul loro business e li spingono a pensare in modo diverso. Esempio: David vende soluzioni di supply chain management. In un incontro con un potenziale cliente nel settore manifatturiero, invece di iniziare con una presentazione del suo prodotto, David ha sorpreso tutti, presentando un'analisi dettagliata di come le inefficienze nella supply chain stavano impattando negativamente i margini di profitto del cliente. Ha sfidato l'approccio attuale del cliente, mostrando come stessero sottovalutando l'impatto di certi colli di bottiglia. Poi ha guidato una discussione su come ripensare completamente il loro approccio alla supply chain potrebbe non solo ridurre i costi, ma anche creare un vantaggio competitivo significativo. Il risultato? Non solo David ha chiuso una vendita significativa, ma ha anche posizionato la sua azienda come un partner strategico per future decisioni aziendali del cliente. Perché il challenger emerge come il più efficace? La ricerca di Dixon e la sua squadra ha rivelato un dato sorprendente. In ambienti di vendita complessi, i challenger costantemente superavano gli altri profili, rappresentando quasi il 40% dei venditori top performer. Ma perché? Gli autori suggeriscono diverse ragioni. 1. Insegnamento. Ai challenger non si limitano a presentare prodotti, ma insegnano ai clienti nuovi modi di pensare al loro business. Questo aggiunge valore ben oltre la semplice transazione. 2. Personalizzazione. I challenger adattano il loro messaggio a ciascun cliente specifico, dimostrando una profonda comprensione del loro business. 3. Controllo. I challenger non temono di prendere il controllo della conversazione e di spingere il cliente fuori dalla sua zona di comfort. 4. Comfort con la tensione. In un mondo dove molti venditori cercano di evitare il conflitto, i challenger sono a loro agio nel creare una tensione costruttiva che può portare a discussioni più profonde e significative. 5. Prospettiva innovativa. In un mercato saturo di informazioni, i challenger si distinguono offrendo prospettive uniche e sfidanti che i clienti non possono trovare altrove. L'emergere del challenger come il venditore più efficace segnala un cambiamento fondamentale nel mondo delle vendite B2B. Non si tratta più solo di costruire relazioni o di lavorare più duramente degli altri. Si tratta di aggiungere valore reale attraverso insight, sfide costruttive e una profonda comprensione del business del cliente. Nel prossimo episodio approfondiremo le caratteristiche specifiche che rendono un challenger così efficace e come queste possono essere sviluppate e applicate in vari contesti di vendita. Parte 3. Anatomia di un challenger e strategie di insegnamento commerciale. Nel capitolo precedente abbiamo introdotto i 5 profili di venditori identificati da Dixon, con particolare attenzione al challenger. Ora
Approfondiamo le caratteristiche specifiche che rendono un challenger così efficace. Secondo gli autori, i challenger si distinguono per 3 abilità chiave. 1. Insegnare. I challenger hanno una profonda conoscenza del business del cliente e del suo settore. Usano questa conoscenza per offrire nuove prospettive e idee che sfidano il pensiero convenzionale del cliente. 2. Adattare. I challenger sanno adattare il loro messaggio ai diversi stakeholder all'interno dell'organizzazione del cliente. Comprendono le diverse priorità e preoccupazioni e sanno come presentare il loro valore in modo rilevante per ciascuno. 3. Assumere il controllo. I challenger non temono di guidare la conversazione. Sono a loro agio nel discutere di denaro e nel premere il cliente quando necessario. Esempio pratico. Lisa, una venditrice di soluzioni software per la gestione delle risorse umane, incarna queste caratteristiche. In un recente incontro con un potenziale cliente, 1. Ha iniziato presentando dati sorprendenti sul costo nascosto del turnover dei dipendenti nel settore del cliente, sfidando la loro percezione attuale. 2. Ha adattato il suo messaggio per il CFO focalizzandosi sul ROI, mentre per il responsabile HR ha enfatizzato come la soluzione potesse migliorare l'esperienza dei dipendenti. 3. Quando il cliente ha esitato sul prezzo, Lisa ha assunto il controllo della conversazione, guidando una discussione sul valore a lungo termine dell'investimento invece di offrire immediatamente uno sconto. L'abilità di insegnare è forse la più critica per un challenger. Ma cosa significa esattamente insegnare nel contesto delle vendite? Dixon introduce il concetto di commercial teaching, un approccio che va ben oltre la semplice presentazione di informazioni. Il commercial teaching prevede 1. Warming, stabilire credibilità, dimostrando una profonda comprensione del business e del settore del cliente. 2. Reframing, offrire una nuova prospettiva che sfida il modo di pensare attuale del cliente. 3. Rational drowning, presentare dati e prove che supportano la nuova prospettiva. 4. Emotional impact, collegare la nuova prospettiva a implicazioni significative per il business del cliente. 5. A new way, presentare la propria soluzione come il modo migliore per capitalizzare la nuova prospettiva o affrontare le sfide evidenziate. 6. Your solution. Dimostrare come la propria offerta sia unica nel realizzare a new way. Esempio pratico. Marco, un venditore di soluzioni di automazione industriale, utilizza questo approccio con un produttore di automobili. 1. Warming. Inizia discutendo le tendenze attuali nel settore automobilistico, dimostrando una profonda conoscenza delle sfide specifiche del cliente. 2. Reframing. Suggerisce che la vera competizione non è con altri produttori di auto, ma con le aziende di ride sharing e le nuove tecnologie di mobilità. 3. Rational drowning. Presenta dati sul cambiamento delle preferenze dei consumatori e sulla crescita del mercato della mobilità come servizio. 4. Emotional impact. Evidenzia come questo cambiamento potrebbe portare a una significativa perdita di quota di mercato se non affrontato. 5. A new way. Propone un nuovo modello di produzione flessibile che permette di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato. 6. Your solution. Dimostra come la soluzione di automazione della sua azienda sia l'unica sul mercato in grado di offrire la flessibilità necessaria per questo nuovo approccio. Questo metodo di commercial teaching non solo differenzia il challenger dalla concorrenza, ma aggiunge un valore significativo al cliente, aiutandolo a vedere il proprio business in una nuova luce. Nel prossimo episodio esploreremo come i challenger adattano il loro approccio ai diversi stakeholder,
e come assumono il controllo della conversazione di vendita in modo efficace. Parte 4. Adattamento e controllo nella vendita Challenger. Nel capitolo precedente abbiamo esplorato l'importanza del commercial teaching. Ora approfondiamo la seconda abilità chiave di un Challenger, l'adattamento. L'adattamento nel contesto della vendita Challenger non significa semplicemente modificare il tono o lo stile di comunicazione. Si tratta di personalizzare il messaggio in base ai diversi stakeholder coinvolti nel processo decisionale del cliente. Dixon sottolinea 3 elementi chiave nell'adattamento. 1. Comprendere le priorità. Ogni stakeholder ha diverse priorità e preoccupazioni. Un Challenger efficace sa identificarle e adattare il suo messaggio di conseguenza. 2. Parlare il linguaggio giusto. Ciò implica l'uso di termini e concetti che risuonano con ciascun stakeholder specifico. 3. Allineare il valore. Mostrare come la soluzione proposta si allinea con gli obiettivi specifici di ciascun stakeholder. Esempio pratico. Sofia, una venditrice di soluzioni di cybersecurity, sta lavorando con una grande azienda di e-commerce. Nel suo approccio, con il CIO si concentra sugli aspetti tecnici della soluzione e su come si integra con l'infrastruttura esistente. Con il CFO enfatizza il ROI e il potenziale risparmio sui costi derivanti dalla prevenzione di violazioni dei dati. Con il CEO discute di come la soluzione possa proteggere la reputazione del brand e mantenere la fiducia dei clienti. Capitolo 6. Assumere il controllo della vendita. La terza abilità chiave di un Challenger è la capacità di assumere il controllo della conversazione di vendita. Questo non significa essere aggressivi o manipolativi, ma piuttosto guidare la discussione in modo assertivo e costruttivo. Gli autori identificano 3 elementi cruciali. 1. Comfort con la tensione. I Challenger non temono di creare una tensione costruttiva nella conversazione. Sono disposti a sfidare le assunzioni del cliente e a spingere per il cambiamento. 2. Discussione sul valore, non sul prezzo. I Challenger spostano la conversazione dal prezzo al valore. Sono preparati a difendere il valore della loro soluzione. 3. Pressione mirata. Sanno quando e come fare pressione sul cliente per portare avanti il processo di vendita. Esempio pratico. Luca, un venditore di soluzioni di automazione del marketing, dimostra queste abilità in una trattativa con un'azienda di e-commerce. 1. Crea tensione, evidenziando come l'approccio attuale del cliente al marketing stia lasciando soldi sul tavolo. 2. Quando il cliente solleva preoccupazioni sul prezzo, Luca reindirizza la conversazione sul potenziale aumento dei ricavi e sul miglioramento del ROI del marketing. 3. Notando l'esitazione del cliente, Luca fa pressione chiedendo: se non affrontate questo problema ora, quanto vi costerà in termini di opportunità perse nei prossimi 6 mesi? Parte 5. Implementare l'approccio Challenger nella vostra organizzazione. Ora che abbiamo esplorato le caratteristiche chiave di un Challenger, come possiamo implementare questo approccio in un'intera organizzazione di vendita? Dixon offre un framework in 5 passi. 1. Audit del team. Valutare le competenze attuali del team e identificare i gap rispetto all'approccio Challenger. 2. Formazione mirata. Sviluppare programmi di formazione che si concentrano specificamente sulle 3 abilità chiave del Challenger. 3. Riprogettare i processi di vendita. Allineare i processi di vendita esistenti con l'approccio Challenger, enfatizzando il commercial teaching e l'adattamento. 4. Allineare il marketing. Assicurarsi che il team di marketing produca contenuti che supportino l'approccio di commercial teaching. 5. Coaching continuo. Implementare un sistema di coaching che rinforzi costantemente i comportamenti del Challenger. Esempio pratico. Un'azienda di software B2B ha implementato questo approccio. 1.
Ha condotto una valutazione delle competenze, scoprendo che molti venditori eccellevano nelle relazioni, ma faticavano a sfidare costruttivamente i clienti. 2. Ha sviluppato un programma di formazione intensivo focalizzato sul commercial teaching e sull'adattamento del messaggio. 3. Ha rivisto il suo processo di vendita, introducendo fasi specifiche per l'insight delivery e la personalizzazione del messaggio. 4. Il team di marketing ha iniziato a produrre white paper e case study progettati per supportare conversazioni di commercial teaching. 5. I manager di vendita sono stati formati come coach challenger, con sessioni settimanali di roleplay e feedback. Capitolo 8. Superare le sfide dell'implementazione. Implementare l'approccio challenger non è senza ostacoli. Gli autori identificano alcune sfide comuni e offrono soluzioni. 1. Resistenza al cambiamento. Molti venditori possono essere riluttanti ad abbandonare metodi familiari. Soluzione: dimostrare il successo attraverso pilot e condividere storie di successo. 2. Mancanza di conoscenza del settore. Il commercial teaching richiede una profonda comprensione del business del cliente. Soluzione: investire in formazione sul settore e creare una knowledge base condivisa. 3. Difficoltà nell'adattamento. Alcuni venditori possono faticare ad adattarsi a diversi stakeholder. Soluzione: fornire strumenti e framework per l'analisi degli stakeholder e praticare attraverso roleplay. 4. Bilanciare assertività e empatia. Assumere il controllo senza alienare il cliente può essere difficile. Soluzione: enfatizzare l'importanza dell'ascolto attivo e della costruzione del rapporto accanto alle tecniche challenger. Esempio pratico: un'azienda di tecnologia medica ha affrontato queste sfide. Ha creato un consiglio dei campioni, composto da venditori di successo che hanno adottato l'approccio challenger per ispirare gli altri. Ha implementato un programma di shadowing, dove i venditori seguivano esperti del settore per migliorare la loro conoscenza. Ha sviluppato playbook specifici per diversi tipi di stakeholder nel settore sanitario. Ha introdotto sessioni di pratica settimanali dove i venditori potevano esercitarsi a bilanciare sfida e empatia in scenari realistici. Nel prossimo e ultimo episodio esploreremo come misurare il successo dell'implementazione dell'approccio challenger e discuteremo alcune best practices per mantenere e migliorare continuamente questo approccio nel tempo. Parte 6. Misurare il successo e mantenere l'approccio challenger. Dopo aver implementato l'approccio challenger nella vostra organizzazione, è fondamentale misurarne l'efficacia. Dixon suggerisce diverse metriche chiave. 1. Tasso di conversione. Monitorare se c'è un aumento nel tasso di conversione dei lead in clienti. 2. Dimensione media delle vendite. L'approccio challenger dovrebbe portare a vendite di maggior valore. 3. Ciclo di vendita. Misurare se il tempo necessario per chiudere una vendita si riduce. 4. Fidelizzazione dei clienti. Valutare se i clienti acquisiti con l'approccio challenger hanno un tasso di fidelizzazione più alto. 5. Net Promoter Score, NPS. Misurare se i clienti sono più propensi a raccomandare la vostra azienda. 6. Feedback qualitativo dei clienti. Raccogliere feedback dettagliati sull'esperienza del cliente con i venditori challenger. Esempio pratico. Un'azienda di servizi finanziari B2B ha implementato queste metriche. Un aumento del 15% nel tasso di conversione dei lead qualificati. La dimensione media delle vendite è cresciuta del 20% nei primi 6 mesi dopo l'implementazione. Il ciclo di vendita medio si è ridotto da 4 mesi a 3 mesi. Il tasso di rinnovo dei contratti è aumentato del 10%. L'NPS è passato da 30
a 45. I feedback qualitativi hanno mostrato che i clienti apprezzavano particolarmente gli insight unici forniti dai venditori. Capitolo 10. Mantenere e migliorare l'approccio Challenger nel tempo. Implementare l'approccio Challenger non è un'operazione una tantum. Richiede un impegno continuo per mantenere e migliorare le competenze. Gli autori offrono diverse strategie. 1. Formazione continua. Organizzare regolarmente sessioni di aggiornamento e approfondimento. 2. Condivisione delle best practices. Creare un sistema per condividere storie di successo e tattiche efficaci all'interno del team. 3. Aggiornamento costante degli insight. Assicurarsi che i venditori abbiano sempre accesso a nuovi dati e trend di settore per alimentare il loro commercial teaching. 4. Coaching personalizzato. Offrire coaching individuale basato sulle esigenze specifiche di ogni venditore. 5. Adattamento al mercato. Essere pronti ad adattare l'approccio Challenger in base ai cambiamenti del mercato e del comportamento dei clienti. 6. Integrazione con la tecnologia. Utilizzare strumenti di CRM e analisi dei dati per supportare e migliorare l'approccio Challenger. Esempio pratico. Un'azienda di software per la gestione della supply chain ha implementato queste strategie. Ha istituito Challenger Fridays, sessioni bisettimanali dove i venditori si esercitavano in scenari di vendita Challenger. Ha creato una piattaforma interna di knowledge sharing, dove i venditori potevano condividere storie di successo e tattiche efficaci. Ha stabilito una partnership con una società di ricerche di mercato per fornire aggiornamenti trimestrali sui trend di settore. Ha implementato un programma di mentoring dove i challenger più esperti affiancavano i nuovi arrivati. Ha adattato il suo approccio challenger durante la pandemia, focalizzandosi su come le sue soluzioni potevano aiutare i clienti a navigare l'incertezza. Ha integrato il suo CRM con un sistema di AI che suggeriva insight personalizzati per ogni cliente. Conclusione. The Challenger Sale ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo alle vendite B2B. L'approccio Challenger non è solo una tattica di vendita, ma un cambiamento fondamentale nella relazione tra venditore e cliente. Ricapitoliamo i punti chiave. 1. Il vecchio modello di vendita basato solo sulle relazioni non è più sufficiente nel complesso mondo B2B di oggi. 2. I challenger si distinguono per la loro capacità di insegnare, adattarsi e assumere il controllo della vendita. 3. Il commercial teaching è al cuore dell'approccio Challenger, offrendo ai clienti nuove prospettive sul loro business. 4. L'implementazione dell'approccio Challenger richiede un cambiamento a livello organizzativo, non solo individuale. 5. Il successo dell'approccio. Challenger può essere misurato attraverso metriche quantitative e qualitative. 6. Mantenere e migliorare l'approccio Challenger richiede un impegno continuo e un'evoluzione costante. L'adozione dell'approccio Challenger non è senza sfide, ma le organizzazioni che riescono a implementarlo efficacemente possono ottenere un significativo vantaggio competitivo. In un mondo dove i clienti sono sempre più informati e le decisioni di acquisto sempre più complesse, l'abilità di offrire nuove prospettive e guidare il cambiamento diventa cruciale. Oggi abbiamo visto questa nuova visione alle vendite, che vede il futuro delle vendite B2B appartenere a coloro che sono in grado non solo di vendere prodotti o servizi, ma di offrire valore attraverso insight unici e sfide costruttive. Grazie per aver seguito questa serie di podcast su The Challenger Sale. Speriamo che queste intuizioni vi aiutino a trasformare il vostro approccio alle vendite e a raggiungere nuovi livelli di successo nel vostro business. Vi ricordiamo di mettere like e seguire la nostra pagina per aiutarci a crescere e a produrre nuovi contenuti. A presto!